Questa settimana l'Arte del Vangelo presenta la testimonianza di Giovanni. Cominciamo con Domenichino. Giovanni Battista indica a Pietro e Andrea il Salvatore, un'opera del 1623-28 nella chiesa di Sant'Andrea della Valle a Roma. La grandiosa chiesa di Sant'Andrea della Valle è stata realizzata tra 500 e 600. I pennacchi della cupola sono realizzati da Domenico Zampieri, detto il Domenichino. Nell'arcone absidale, Domenichino rappresenta San Giovanni Battista che indica ad Andrea e Giovanni la figura di Gesù Cristo. In un paesaggio di rocce e alberi nei pressi del Giordano, l'austero Giovanni indica con decisione la figura di Gesù, tenendo in mano una croce astile e avendo ai suoi piedi un agnello. Un angelo conferma la sua indicazione. L'annuncio si è finalmente realizzato, il Messia, atteso dai poveri di Israele, cammina adesso per le strade della Palestina. Di Matthias Grünewald presento San Giovanni indica l'agnello, un'opera del 1512-516 realizzata per l'altare di Isenheim, ora al Museo Unterlinden di Colmar, in Alsazia, in Francia. Si tratta in realtà di un particolare, perché il polittico dell'altare di Isenheim rappresenta una complessa macchina pittorica, capace di assumere ben 3 diverse configurazioni. Qui ci limitiamo a un particolare, in grado però di illuminare profondamente la figura del Battista. Apparentemente c'è un anacronismo. L'indicazione di Gesù come Agnus Dei avviene in realtà all'inizio della sua predicazione, così come all'inizio va riferita la frase di Battista riportata nel dipinto: Illum oportet crescere me autem minui, cioè è necessario che lui cresca, io invece devo diminuire. Ma gli eventi del Vangelo sono allo stesso tempo storici, accaduti in un tempo e in un luogo precisi, ma capaci anche di rimandare ad altro. Che Gesù sia l'Agnus Dei è certamente annunciato dal Battista all'inizio della vita pubblica del Messia, ma è sigillato proprio con la crocifissione. Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me, dice il Battista. E Giovanni Battista era nato infatti a giugno, ed è a partire dalla sua nascita che i giorni diminuiscono la loro durata. Invece, a partire dal Natale di Gesù, i giorni tornano a crescere. Quindi è un rimando, un simbolo. Il precursore annuncia il Messia e poi si dissolve, ma resta la sua testimonianza. E io ho visto, dice, e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Il Battista, coperto dal manto rosso che richiama tra l'altro i famosi fuochi di San Giovanni, ha in mano il libro delle Scritture e, diversamente dai dotti del Tempio che non ne sono stati capaci, riconosce in Gesù il Messia profetizzato da quei testi. La croce astile qui non è portata da Giovanni, ma dallo stesso agnello, dal cui petto sgorga il sangue che si raccoglie nel calice.
Battista indica con l'indice della mano, un indice chiaramente fuori scala per enfatizzarne l'importanza, il crocifisso e con il pollice l'agnello. Colui che è stato messo a morte in realtà è vincitore, come dicono le scritture. È dal libro tenuto in mano da Giovanni, infatti, che emana una luce che si riverbera sul corpo di Gesù. Senza questa luce le tenebre sarebbero totali, ma grazie ad essa si manifesta il bagliore della speranza. E sono proprio le parole contenute in quel libro che ci fanno comprendere la realtà che abbiamo davanti anche nella sua crudezza. Puoi leggere questo brano in Giovanni al capitolo 1, versetti 29-34.